Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, l'interattivo che andiamo a fare oggi risponde alla domanda: cosa accadrà fra noi a breve? Ok? Quindi sia per le persone che sono già in coppia o sia per coloro che hanno una persona nel cuore, quello che vi risuona, cosa vi accadrà a breve, ok? Abbiamo la luna rossa, il cuore blu e il cuore rosso. Cosa vi accadrà a breve? E partiamo dalla luna rossa. Allora, mettiamo qua, si vede? Qua, sì, eccola. Allora, ragazze mie e ragazzi miei, ovviamente questo video è valido dal momento in cui lo guardate, è valido per i ragazzi, per le ragazze, uomini, donne, in qualsiasi circostanza. Se parlo al femminile è perché mi viene meglio, se siete uomini ribaltate sempre il concetto, ok? Ma io parlo a voi, ok? Allora, cosa ci accadrà a breve? Allora, andiamo a vedere subito le energie tra di voi. Chiediamo agli angeli, ai 72 angeli e ai maestri, cosa vi accadrà a breve. Quindi andiamo a vedere le vostre energie. Per le mie ragazze della luna rossa, o i miei ragazzi, cosa vi accadrà a breve? Vediamo l'energia di tutti e due. Allora, una, prendiamo gli Osho Zen. Cosa vi accadrà a breve per le mie ragazze della luna rossa? Ok, mettiamo qua e le prendiamo tra un attimo. Allora, vediamo l'energia tra tutti e due. Secondo le regole, allora qui vi state andando, voi che state guardando e anche la persona che avete nel cuore, secondo determinate regole, cioè magari ci sono delle situazioni contingenti a voi che vi stanno facendo andare in una certa direzione, non si può uscire dalla staccionata, e questo è il senso, o meglio, la condizione attuale è che non state uscendo dalla staccionata, non state facendo cose al di fuori di schemi prestabiliti, forse ci sono, ripeto, situazioni contingenti che non possono farvi avanzare, almeno fino a questo momento, oppure andare oltre dove volete voi, ok? Quindi questa è la situazione di partenza. Ok, vediamo la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Vediamo cosa accade. La persona del tuo cuore nei tuoi confronti, qual è la sua energia? Forse voi vi state anche attenendo, state avendo pazienza in determinate logiche, in determinate dinamiche. Forse vi state attenendo a questo per non so, per alcune di voi per non mandare tutto all'aria, insomma, ci sono tante dinamiche, quello che vi risuona. Vi state attenendo a determinati schemi, ok? Sia per compromesso, oppure perché l'avete scelto, oppure qualsiasi dinamica che comunque è qualcosa di imposto o da voi o dalle circostanze esterne a cui voi vi siete adeguati. Ok, vediamo un attimo. Lui o lei nei tuoi confronti. Allora, vediamo nei tuoi confronti la persona del tuo cuore. Ok, senso di colpa, 8 di spade, gli amanti, celebrazione. Allora, a lui costa molto questo attenersi a delle regole. Vi dico perché, perché è come se si sentisse bloccato rispetto a quello che vuole fare veramente con te. Qua abbiamo la carta degli amanti che negli Osho Zen ha una valenza stupenda. È proprio provare quell'amore compassionevole al di là di tutto, cioè sentire l'empatia oltre all'attrazione fisica. È qualcosa di meravigliosa questa carta degli Osho Zen. Ecco, lui è come se la carta poi di celebrazione in apertura ci dice, a chiusura, apertura, ci dice proprio che lui vorrebbe celebrare questo che sente, vuole celebrare quello che sente, che è questo amore puro, ok?
ok? Il senso di colpa è l'otto di spade, l'otto d'aria, può riguardare qualsiasi circostanza. Con questa carta, secondo le regole, mi fa presagire il fatto che si sta... è come se fosse all'interno di un tracciato da cui in questo momento fino a questo momento non è potuto uscire, e quindi ha tutti i sensi di colpa, ma anche il blocco relativo a quelle circostanze che non lo fanno uscire dalla staccionata per manifestare questo. Oppure per alcune di voi è questo messaggio canalizzato per chi è già con questa persona, è come se si volesse fare un passo più avanti, magari o alla luce del sole o un matrimonio o una convivenza, e alla luce del sole celebrare questa unione, come se fino a questo momento non si è potuto fare questa cosa per vari motivi, ok? E quindi a lui gli costa questa cosa adesso, gli costa molto perché c'è un amore qui, è un sentimento profondo questa carta degli Osho Zen, molto profondo, ok? O magari mi viene anche in mente che qualcuna di voi è impegnata, oltre che con questa persona, c'è, scusatemi, il periodo della tosse, è come se vi stiate attenendo a delle regole che comunque vi costano, a questa persona costa questa cosa, si sente molto anche bloccato nel voler esprimere effettivamente quello che prova. Vediamo voi. Vediamo. Ok, voi state attuando una guarigione interna, sì. Guarda ragazze o ragazzi, allora in questo momento vi sta servendo, ve lo dico già, perché qua con la carta, noi guardiamo sempre le carte a scopo evolutivo, no? E allora, quando hai incontrato questa persona si è attivata dentro di te il risveglio del quarto chakra, cioè quello del cuore, ok? Per molti di voi non vi state sentendo in questo momento perché c'è l'isolamento da questo amore puro che anche lui sente, ok? Quindi qua c'è la carta della fioritura come carta di chiusura, no? Finale. E con questa carta celebrazione mi fa pensare proprio il fatto che si sboccia nuova vita, ok? Questa elaborazione in cui tu probabilmente non lo stai sentendo perché ti stai attenendo a delle regole, perché magari adesso vediamo con i tarocchi o qualcuno dei due è impegnato o comunque le situazioni lavorative ti tengono lontani o qualsiasi circostanza che porti alla che non sia che tu credi non sia di buon auspicio alla realizzazione di quello che tu senti, ok? Sappi che tu stai guarendo delle dinamiche e anche lui. Questo attenersi a delle regole è funzionale affinché si possa avere questo sbocciare del rapporto, perché tu stai sanando il quarto chakra, ok? Che vuol dire l'apertura del cuore sullo yang, manifestare azioni di puro amore e compassione, grazie all'incontro con questa persona. Qua abbiamo il quarto chakra e questo guarigione corrisponde a un re di coppe per gli Osho Zen. Quindi tu stai guarendo la manifestazione di azioni improntate al puro amore, ok? Alla comprensione profonda dell'altro, ma prima di tutto di te stessa, ok? Andiamo a vedere qua la carta di sintesi. Quindi, carte di sintesi tra le mie ragazze e i miei ragazzi della Luna Rossa e la loro persona del cuore. Cosa sta accadendo e cosa accadrà? E appunto c'è una rinascita, il creatore, il matto, ragazzi, un applauso! Allora, io amo quando escono queste elaborazioni. Che sta succedendo tra di voi adesso? Che praticamente si sta avendo una rinascita, tutte le dinamiche dell'ego, ragazze mie, tra tutti e due, Quindi dinamiche dell'ego che hanno portato a questa situazione secondo le regole, qualsiasi siano state le limitazioni che non hanno potuto far sbocciare l'amore puro, così come lo vedo in questa stesa, ok? Qua abbiamo il creatore, cioè interviene Dio fra tutti e due. Interviene Dio a fare cosa fra tutti e due? A farvi fare un salto di fede entrambi, cioè l'inizio partire da zero, un nuovo ciclo insieme, ragazze mie. Quindi già la stesa si preannuncia assolutamente positiva, nel senso proprio c'è un salto di fede da entrambe le parti perché il creatore Dio sta agendo sul tuo isolamento, sul suo sentire la compassione di questo amore, cioè entrare nell'empatia dell'altro per portare la consapevolezza di questa relazione a livelli altissimi, ok? C'è fioritura, celebrazione. Secondo le regole è anche possibile che vi siete attenuti entrambi a delle regole affinché si potesse manifestare questa meraviglia, ok?
secondo le regole, ossia contingenti a voi, secondo le regole anche seguire le regole dettate da Dio, dall'universo, secondo i tempi prestabiliti, fare le cose fatte bene secondo i tempi prestabiliti, perché l'amore ha il suo tempo, è tutto a un tempo già prestabilito, e questo è a seconda del livello di coscienza delle persone che lo vivono. Ok? Allora, andiamo a vedere cosa accade. Ci mettiamo subito, allora mettiamo prima gli angeli del cuore qua. Cosa accade tra di voi? Cosa accade? Quindi a brevissimo, quindi tra di voi. Per i miei ragazzi e i miei ragazzi della luna rossa, per favore, tra di voi cosa accade? A breve, cosa accade? Fai uno sforzo prima di tutto. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Infatti questo, secondo le regole, secondo me, è voluto da entrambi questa cosa, perché c'è la consapevolezza di un grande amore qua. Ok? Quindi fai uno sforzo e ti dice proprio che c'è questa cosa. Tutti gli sforzi, anche le regole stesse che adesso sono contingenti alla vostra relazione, ne vale la pena. Ok? Questo ti stanno dicendo. Allora, bambini fondo mazzo, che significa sia il nuovo inizio, i bambini, sia che ci possono essere dei bambini coinvolti in questa relazione, e quindi secondo le regole sono le cose fatte bene affinché le cose anche riguardo ai bambini coinvolti vengano sistemate. E questo è il senso, ok? Quindi i bambini poi parlano del nuovo inizio, appunto rinascita, creatore, il matto. Che te lo dico a fare? Bellissimo. Ok, adesso voglio andare a capire, mettiamoci subito una celtica, cosa accade tra di voi a breve. Stai riprendendo? Sì. Allora, cosa accade fra di voi a breve? Quindi andiamo a vedere. Lui o lei, i tuoi confronti, cosa accade tra di voi? Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi della luna rossa, cosa accade fra le mie ragazze e i miei ragazzi nei confronti della loro persona del cuore? A breve, per favore. Situazione di partenza. Sì, sì. Qua la ruota della fortuna sta cambiando tutto in favore di quello che abbiamo visto, ok? È un ciclo karmico che si chiude e se ne apre un altro. Regina di coppe, perché qua c'è una persona che è innamorata, va bene? Una persona innamorata e tu sei innamorata. Comunque c'è un legame forte, lo vediamo anche da qua. Ancora, qual è la sfida che la persona del tuo cuore si appresta a superare in questa relazione? Qual è la sfida? Sì. Allora, c'è una distanza geografica anche coinvolta, e c'è anche quella della programmazione in merito a qualcosa, quindi la sfida è proprio quella di programmare in merito a qualcosa. 2 di coppe. Allora, se c'è un matrimonio coinvolto o bambini, ho visto prima, allora la sfida che si è presa a superare la persona del tuo cuore è quella di scegliere definitivamente e finalmente, per questione di tempo, è breve, c'è la ruota qui, di fare la scelta dettata dal cuore dell'amore puro e incondizionato. Ok, qua c'è una persona che è innamorata, di fare definitivamente questa scelta, ok? Quindi di programmare in merito proprio alla coppia, all'unione con te che stai guardando. Ok, alla base di tutto cosa c'è? Un re di spade e l'asso di bastoni. Alla base di tutto c'è una persona lucida, logica, che sta decidendo le cose con chiarezza, ok? Affinché possa fare questa sfida, per avere una nuova opportunità, un nuovo inizio, l'asso di bastoni. È possibile che non vi state sentendo, me lo conferma il re di spade con l'isolamento qui. E ancora la persona del tuo cuore, attenzione cosciente, sì, 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 chiaro. La persona del tuo cuore, fante di coppia, attenzione cosciente, quello che vuole fare in modo imminente è quello di venirti a dare un dono, un gesto che parla d'amore, di scuse, di apertura di cuore, e lo vuole fare a breve. Ovviamente lo confermano le carte in funzione della stabilità, carta del 4 di bastoni, fiamme gemelle 11-11, e quindi è di aprirti il suo cuore in funzione di questa stabilità, trovare di nuovo un luogo con te, creare un luogo. Questa è la carta del matrimonio, delle fiamme gemelle, della bellezza, della purezza dell'unione e della celebrazione proprio dell'unione ritrovata, ok? E qui
per chi fosse già in relazione, quella di aprirti il suo cuore per programmare in merito anche a un matrimonio, ok? Fare il salto, qua abbiamo la fioritura, qua la celebrazione, il brindisi relativo proprio all'unione consacrata, ok? Ok, recente passato, cosa accade tra di voi? Sì, ragazze mie, qua c'è un re di coppe e un 10 di spade, ok. Allora, questa persona si è resa conto di amarti, va bene? Qualsiasi cosa sia successa, se ne è resa conto proprio nel recente passato perché si è chiusa una relazione o comunque si è chiuso un ciclo della relazione, ok. Quindi cosa mi fa pensare questo? La sua sfida adesso è proprio, abbiamo proprio una persona innamorata, re di coppe, fante di coppe, sotto c'è la persona lucida che vede effettivamente come si può fare il nuovo inizio e alla sfida la programmazione in merito, ok. Non c'è dubbio alcuno, ok, se ci sono dei bambini coinvolti, questo è anche il padre amorevole di famiglia, ecco perché le situazioni si sono potute bloccare per qualche modo o rallentare, ok, secondo le regole. Quindi nel prossimo futuro cosa accade? O comunque sia l'ultima carta della Celtica. Sì, ragazze mie, questa è la carta del matrimonio. Per molte dottrine tarologiche, 3 di denari, trovare dei compromessi funzionali a mandare avanti la relazione perché si vuole la stessa cosa, ok? Si vuole la stessa cosa. Regina di bastoni appunto nei tuoi confronti, nei tuoi confronti. Ok, allora, come agiscono? Un pezzetto del tuo cuore sulla stesa e sulla celtica, sulla via della fortuna, come agiscono? Sì, sì, sì. Qua c'è l'asso di denari, vuole un inizio concreto, l'opportunità di avere un inizio concreto con te, che sia stabile, duraturo nel tempo e che dia dei frutti concreti. Ok. Dopo una pausa che c'è stata e dopo aver sanato e chiarito le sue idee su come voler questo nuovo inizio concreto con te, ok? Influenza esterna, la persona del tuo cuore, influenza esterna. Ragazze mie, qua c'è una famiglia, qua c'è un 10 di coppe, lui vede assolutamente la famiglia insieme a te, che te lo dico a fare? È possibile, ripeto, che ci siano dei bambini coinvolti, oppure è lui che vuole dei figli con te, ok? Quindi, o comunque la famiglia, la felicità, è questo che vuole. La stella, certo, qua sente un legame con te profondissimo, proprio che va oltre l'amore, ok? Va oltre perché la stella c'è è come se vi stessero guidando degli angeli, i 3 denari anche sono gli angeli in terra che vi guidano, ok? È come se lui proprio ti percepisse come colei che gli dà la vera felicità. 10 di coppe all'esterno con la stella. E la stella è anche la carta della sanazione, cioè vanno a essere sanate dinamiche che riguardano delle problematiche relative se ci sono dei bambini o dei figli coinvolti relativi a questo, affinché si possa avere questo inizio concreto, ok? Speranze o paure della persona nei tuoi confronti, quali sono? Il mondo, ragazze mie, creare un nuovo mondo insieme. Creare un nuovo mondo insieme, con te lui si sente completo, vuole iniziare il suo nuovo mondo insieme a te. Il 2 di spade, questa è stata una scelta molto difficile da fare, ma lui l'ha già fatta. C'è stata una chiusura, una la scelta di chiudere le vecchie dinamiche karmiche e iniziare un nuovo ciclo insieme, ok? E qua per alcuni di voi che stanno già insieme o comunque hanno già avuto il ritorno di fiamma, per esempio, c'è il passaggio al consolidamento dell'unione sulla base di qualcosa di veramente concreto e stabile, ok? Risultato riassunto, in base alla carta, sì, 7 di coppe, si sta cercando di fare la scelta migliore, tempo di scelte, il sole, per avere una chiarezza e soprattutto il fatto è, siccome questa è la carta finale della prima parte della Celtica, che va a indicarci il fatto che lui o lei vuole costruire con te, vuole trovare delle soluzioni insieme, ok? E che cos'è questo 7 di coppe? Affinché possa fare la scelta migliore senza avere alcun dubbio su come programmare insieme e venire nei tuoi confronti, c'è anche una distanza fisica geografica coinvolta per alcune di voi, per programmare insieme questo vostro futuro di gioia e amore, ok? Quindi se voi non vi state sentendo, voi dovete stare assolutamente tranquille, perché anche gli Osho Zen ci avevano predetto la stessa cosa. Qua mi dice fai uno sforzo secondo le regole, qua c'è una persona che ti ama, mi spiego? Ok. Adesso voglio capire ancora di cosa tratta la programmazione del 2 di bastoni in sfida.
La sfida dei 2 di bastoni, di cosa tratta? Ah, del diavolo. Ci sono delle paure legate a questa situazione o delle ossessioni, degli attaccamenti che lui sta risolvendo trasformandosi completamente perché vuole tagliare le catene del diavolo che parlano di paure, di attaccamenti, di dipendenze, di ossessioni legate a qualsiasi dinamica vi interessa. Mi spiego? La paura anche di programmare in merito, la paura per qualcosa di così grande, ok? Ma questa è la sfida che si appresta appunto a superare. Stiamo qua apposta per capire cosa accade tra di voi a brevissimo. Sappi che a brevissimo, qua c'è il matto, pure a chiusura, farà un salto di fede inerente al fatto che la sua scelta di collaborare con te per trovare delle soluzioni insieme a creare questa famiglia e programmare in merito a questa situazione l'ha già fatta. A breve ci saranno delle scuse coinvolte affinché lui possa scuse un'apertura di cuore affinché lui possa veramente dirti cosa vuole. Quindi cosa accade tra voi a breve sono carte bellissime. Adesso ci andiamo a mettere queste qui, i tarocchi dell'indovino. Allora, vediamo. Mettiamo qua 2000 carte. Mettiamo così, va? Si vede, no? Sì. Allora, lui nei tuoi confronti adesso, per favore. Un viaggio, qua c'è un viaggio coinvolto pure, come se stesse venendo nei tuoi confronti. Per cosa? Lui nei tuoi confronti adesso? Biasimo, perché tu sai, allora, è come se lui sa di aver sbagliato qualcosa e quindi e lui sa che tu lo biasimi, questo è il senso, viene per le spiegazioni, ok? Lui nei tuoi confronti ancora? Vittoria, ok, lui vuole avere un riconoscimento nel parlarti, nel dirti che effettivamente tu hai avuto ragione, ecco perché ci sono le scuse coinvolte, e vuole avere successo in questa cosa. Ok, lui nei tuoi confronti? Pensiero, sì. E sta pensando in questo momento, sta immaginando effettivamente l'amore, l'idealista, sta cercando di capire effettivamente come in questo viaggio, cioè il venire verso di te, possa dare buoni frutti affinché tu lo capisca rispetto a quello che ha fatto, essere compreso, questo è il senso, affinché lui possa essere capito, ok? Ok. Fatemi capire quindi ancora le intenzioni a brevissimo di lui nei tuoi confronti quali sono, quindi abbiamo già capito. Il mondo, ragazze, creare un nuovo mondo, chiudere qualsiasi tipo di ciclo che sia andato, sia già concluso, ok? Le intenzioni ancora di lui nei tuoi confronti, l'attesa, ok? Ancora, amore, ragazze mie, amore, amore, amore. Questa è una stesa bellissima, ti dico, perché qua c'è l'attesa del 9 di fiori, cioè gli ostacoli che si sono potuti interporre tra te e lui vuole mettere fine a questo, sta facendo anche lui uno sforzo, secondo le regole. Questa è una delle carte più belle del tarocchi l'indovino, sul 5 di quadri, è proprio l'amore, cioè è il matrimonio felice, è la famiglia felice, qualsiasi cosa inerente alla felicità d'amore, ci avevano già detto i tarocchi però, ok? Cioè è bellissimo. Quindi a breve è questo, sono delle scuse coinvolte laddove voi vi parlerete, ripeto c'è anche una distanza geografica per alcune di voi, affinché si possa intanto lui sta pensando a cosa dirti rispetto al biasimo che tu hai nei suoi confronti per vincere in questa cosa, per avere vittoria e il successo nel momento in cui vi parlate, perché lui vuole chiudere il ciclo dell'attesa e darti l'amore che meriti, ok? Adesso fammi mettere il biasimo, su cosa tratta il biasimo, una carta sul biasimo per favore. Qual è la carta? Una carta sul biasimo datemi per favore. Chiediamo agli angeli. Una carta sul biasimo. Una carta sul biasimo, eccola. Anima gemella, addirittura. Condividere la fiamma. Mamma che carte, ragazze mie. Beh, sappi che lui sente la potenza di questa relazione, l'abbiamo già visto qua. Anima gemella, condividere la fiamma, possibili anime gemelle o fiamme gemelle, sono uscite tutte e due carte delle fiamme e delle anime. Valore, determinazione, protezione dagli incidenti. Ok, quindi il biasimo, ti dico una cosa, è possibile che lui possa, per alcune di voi vale questa cosa, è possibile che lui possa biasimare anche te per alcune cose.
Allora, per alcuni di voi vale questa cosa, ragazze mie, ok? Perché ti dico questo? Perché tu c'è la carta della guarigione qua, guarigione del quarto chakra. Che voglio dire con questo? Che questa relazione ti è servita ad aprire il cuore, ossia ad entrare in empatia con l'altro, a capire anche le sue problematiche, ok? E il biasimo, nonostante lui possa sentirsi biasimato da te e lo accetta per quello che è potuto accadere, qua il biasimo è anche suo nei tuoi confronti, cioè per alcune di voi, ragazze mie, come non hai potuto credere a quello che provo per te? Come hai potuto biasimare il mio amore? Per alcune di voi, altrimenti queste due carte qua non mi escono, ok? Vale per alcune di voi, ragazze. Sai perché? Perché qua ti vedo con la carta di guarigione sul quarto chakra, va bene? E quindi, che vuol dire la carta di guarigione sul quarto chakra? Vuol dire che tu, questa relazione ti è servita ad aprire il cuore, a capire anche le nostre colpe interne, che non esistono colpe, ma capire che l'altro è una proiezione della nostra interiorità. Se ci arriva una persona con determinate problematiche che ci mette in luce, ok? Con qualsiasi azione lui fa che ci mette in luce a noi delle problematiche interne, è perché quelle problematiche stanno andando a scardinare delle nostre zone d'ombra che dobbiamo riconoscere e perdonarci, ok? Ecco perché qualsiasi tipo di biasimo ci fosse stato tra di voi, questo era funzionale affinché tu sentissi l'amore di fiamma o anima gemella che questa persona è per te e tu sei per lui. Mi spiego, no? Ok. Adesso voglio andare a mettere... dove stanno? Dove stanno? Sto riprendendo? Sì. Allora, un'altra carta come consiglio per le mie ragazze o i miei ragazzi che guardano, per favore. Quindi l'approccio nei suoi confronti, nei confronti di lui. Quale deve essere l'approccio migliore affinché lo possano entrare sempre di più nella loro empatia? Per il massimo bene di tutti, per favore. Qual è l'approccio che devono utilizzare le mie ragazze? Il cuore del cielo, ragazze mie, questo è un po' come la stella. Ragazzi, vi dovete sentire unite all'universo, farvi aiutare dalle stelle, dai vostri maestri o dall'angelo custode. Dovete essere aperte alla connessione che sentite con questa persona e dovete avere le intuizioni pulite che vi vengono dall'alto, perché sono intuizioni direttamente che ti stanno arrivando da Dio, ok? Cioè, sono proprio intuizioni che ti stanno arrivando da Dio rispetto a questa persona, anche adesso, ok? Quindi a breve qua ci sono delle scuse coinvolte, è bellissimo, mi raccomando ragazze mie, ascoltate, perché pure questa persona sta facendo uno sforzo, per molte di voi è così, lo vedo re di coppe, quindi lo vedo una persona stabile a livello emotivo ma anche profonda come persona, altrimenti a lui questa carta non gli esce degli amanti dello Shozen, mi spiego? E questo isolamento è stato funzionale a te affinché tu guarissi il cuore e rientrassi in empatia con lui, perché qua tu rifiorisce nuova vita e voi create una storia bellissima, ok? Quindi ragazze mie sono anche carte molto veloci, c'è la ruota, è una carta velocissima, quindi è a breve. Questo ovviamente siamo tantissime, dipende dal livello di coscienza di ognuna di voi, ok? Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze che hanno scelto il cuore blu. Allora andiamo a vedere cosa vi accadrà a breve. Ok, andiamo subito a vedere. Vediamo, chiediamo ai 72 angeli e ai maestri di darci indicazioni in merito cosa vi accadrà a breve. Te è una persona del tuo cuore. Allora andiamo a vedere le energie per te e per la persona del tuo cuore, per le mie ragazze del cuore blu e i miei ragazzi del cuore blu. Qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti? E tu. Vediamo le energie di entrambi. Eccola. Ah beh, ripulire. Qua si sta facendo spazio, questo significa che per molti di voi o non si stanno sentendo oppure comunque un momento di pausa o di riflessione o qualsiasi cosa che è inerente a pulire un intorno affinché ci sia bellezza e splendore nella vostra relazione, a pulire un intorno, ok? Adesso andiamo a vedere subito cosa sta accadendo, vediamo un po'.
forse situazioni karmiche che si sono chiuse, si stanno chiudendo situazioni karmiche per poter dare il via a questa relazione. Adesso andiamo a vedere, ripulire. Allora, andiamo a vedere l'energia della persona nel tuo cuore e nei tuoi confronti. Vediamo di cosa parla questo ripulire. Qual è l'energia della persona nel tuo cuore nei tuoi confronti? Questo lo stai facendo anche tu, questo ripulire. O a livello reale, ecco appunto, guarigione 2000 carte, mi stanno uscendo, o lo stai facendo a livello energetico. Poi sappiamo che ciò che viene a livello energetico lo si fa anche nella vita pratica, reale, 3D. Adesso andiamo a vedere la persona del tuo cuore nei tuoi confronti, cosa ti accadrà a breve, vediamo. La persona del tuo cuore. Ah, è uscita adesso, pazzesco, sta guarendo ragazze mie, sta pulendo tutto l'intorno che non ha a che fare con il cuore, sta guarendo. Quarto chakra, vivendo momento per momento, il fulmine. Sì ragazzi, qua si avrà prima di tutto un'apertura, tra un po' improvvisa, un'apertura che è connaturata a questa guarigione, alla pulizia che il suo sé, il suo spirito sta facendo all'interno di lui affinché lui possa sentire il cuore. Quindi la pulizia connaturata a questo sentire il cuore, sentire il quarto chakra, sentire l'amore, sentire la parte ferita di se stesso, vivendo momento per momento quello che questa relazione gli dà. E poi l'apertura, il fulmine, lo scoppio. Ok, vediamo un attimo, ok, di cosa parlano. Adesso vediamo tu nei suoi confronti. Allora, le mie ragazze del cuore blu, o i miei ragazzi del cuore blu nei confronti della persona del tuo cuore. Vediamo. Sì, sensi di colpa, l'avventura, esaurimento. Ragazzi, voi state avendo un blocco nei confronti di questa persona che è inerente al fatto non vi state allora, ora vi dico, allora, qual è il senso di questo ripulire con l'avventura qua in mezzo e l'esaurimento qua? Che voi non ce la fate più, ma sapete da che cosa siete stremate? Dai pensieri. E qua, siccome leggiamo tutte le carte a specchio, perché l'altro non è altro che la manifestazione di nostre parti inconsce, no? Che cos'è che ti sta facendo ripulire lui? Ti sta facendo ripulire tutto ciò che riguarda il mentale, è questo che ti dà esaurimento. E qual è il significato profetico della carta dell'avventura? È come se il tuo spirito adesso, bada bene a quello che ti sto dicendo adesso, il tuo spirito, la tua anima sta chiedendo di guardare l'altro con stupore e meraviglia. Ok? Perché questo? Perché la carta dell'avventura con il paggio di denari degli Osho Zen, questo bambino che viene raffigurato qua, è quello che ti sta chiedendo l'anima affinché tu possa ripulire tutte quelle parti di te che ti fanno avere pensieri ossessivi, eccetera, per qualsiasi natura, ragazze mie. Per qualsiasi natura, è questo che ti fa andare in esaurimento, ok? Allora, quindi il fatto di viversi momento per momento questa relazione come sta facendo lui, anche se non mi state sentendo perché è sempre a livello energetico, che cosa vi sta portando a fare il vostro sé superiore? Vi sta portando a ripulire quelle zone dentro di voi che vi hanno impedito di sentire, perché questo è un re di coppe, quarto chakra, e a specchio si è impedito di sentire. Che cos'è il sentire? È quella cosa che arriva al di là del mentale e che, siccome abbiamo troppe identificazioni e condizionamenti, va in dissonanza cognitiva con il mentale. Ok? Adesso ti faccio una domanda. Cosa senti veramente per questa persona? Ok. La verità, oltre a quest'otto di spade, perché è questo che ti fa andare in esaurimento. Ok? Ora continuiamo. Allora, fammi capire le energie di tutti e due, per favore. Le energie di tutti e due, per favore. Il sogno, vi state sognando entrambi.
la mente che entra in gioco per dissonanza, il matto. Ragazze mie, già vi dico che tutto è bene quel che finisce bene. Ragazze mie, qua siete il sogno l'uno dell'altra, vi state proiettando a vicenda, poi c'è un mentale qua che entra in gioco a creare dissonanza, quello che ti ho detto qua, ok? E qua il matto, il salto di fede alla fine che entrambi fate andandovi incontro l'uno con l'altro. Adesso ragazzi miei, siccome per la legge di risonanza dello specchio attraiamo sempre il nostro inconscio, ok? Quello che io ti chiedo, lo chiedo a te che stai guardando, perché qua vedo 8 di spade, 9 di bastoni, cioè è come se a livello energetico, ecco cosa stai facendo, ripulire. E sei tu che hai innescato questa cosa, anche se lui si può essere allontanato, ma sei tu che hai innescato questa cosa, è il tuo copione questo. E a che cosa ci servono le carte? Le carte ci servono per capire dove dobbiamo mettere l'attenzione, affinché la parte cosciente di noi prenda atto del gap, del problema. E cosa succede? Quando arriva la guarigione, quando mettiamo in luce la zona d'ombra e poi a seconda dei propri tempi viene metabolizzata. Quindi io qua sto a farti vedere che cosa devi mettere in luce. Qua c'è la necessità di guardare questa persona con meraviglia ogni giorno come se fosse nuovo. Okay? Perché tu devi vederti nuova, approcciarti alla relazione con meraviglia, perché con meraviglia qualsiasi cosa sia accaduta. Ecco cosa stai andando a ripulire, un passato, il senso di colpa del passato, il senso di colpa, il sentirsi incapaci di agire. Il bambino non si sente mai incapace di agire, perché lui va dove va il suo cuore, dove va l'intuito, dove va l'istinto. Mi spiego? È l'adulto che ha l'esaurimento, perché gli vengono i sensi di colpa dai condizionamenti dall'educazione. Ok? Quindi la domanda te l'ho già fatta. Questo mentale che c'è tra tutti e due ha bloccato fino a questo momento un qualcosa, ok? Un qualcosa ha bloccato inerente alla grande manifestazione della relazione. Ok, cosa ti voglio dire con questo? Che di cosa parla il sogno? Il sogno parla del bambino interiore, il 6 di coppe, oltre che della relazione di fiamma o anima gemella, ok? Oltre che della proiezione che vi state facendo l'uno con l'altra, che vi state sognando in questo momento, dove ci può essere una distanza, ok? Bambino interiore, bambino. Quindi affinché si possa anelare alla relazione come la vuoi tu, bisogna ripulire i condizionamenti mentali che ti fanno impedire, ti hanno fatto fino a questo momento impedire la manifestazione. Perché dico questo? Chi è il matto? Tra tutti e due vige l'energia del matto come carta di apertura finale. Zero. Partire da zero. Il matto è il bambino che fa il salto di fede, non sa dove va, ma va dove va il suo intuito, dove va il suo istinto. Alla fine, come diceva un grande professore dell'università, alla fine la natura vince sempre, al di là del mentale. Ok? Ok, quindi anche qua c'è un salto di fede. Bene, bene, bene. Ok, adesso andiamo a vedere con gli angeli del cuore. Allora, andiamo a vedere gli angeli del cuore. Mi date una carta per questa relazione del cuore blu, per favore? Mi date una carta? Angeli, mi date una carta per questa... Beh, vabbè, appunto. Molto presto decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Perché mi marcano sul fatto che tu decidi lucidamente cosa vuoi? Perché sei tu qua che hai il mentale forte. Paradossalmente non è lui. Lui sta così, ok? Lui non ha spade qui. Qua c'è un tuo mentale forte, ok? Quindi che vuol dire questa cosa? Decidi tu che tu devi fare adesso, metabolizzare quello che ci siamo dette poc'anzi, ossia cosa provi veramente per questa persona. Chieditelo, non con la mente, non con la mente, non con la mente. Chieditelo e lascia che sia il tuo cuore a risponderti. Nel cuore c'è il bambino, c'è questo. Ok, perché se mi lanciano questa carta sei tu a decidere. Quindi ripulisci questo mentale inerente a qualche blocco relativo a qualche tua paura. E a cosa ci servono, ripeto, le carte? A farci capire qual è la strada migliore da utilizzare. Il bambino. Il bambino.
La meraviglia del bambino non ha sovrastrutture, non ha costrutti. Il bambino non arriva all'esaurimento. Il bambino quando gioca, si stanca, ma non arriva mai all'esaurimento dell'adulto. L'adulto quando si stanca si esaurisce, il bambino no. Ok? Ok, allora, quindi molto presto già ti dice che la relazione è quello che vuoi tu, arriva molto presto, ma sei tu a decidere rispetto a quello che abbiamo analizzato adesso, va bene? Ok. Appunto. Qua ragazze mie abbiamo un nuovo amore. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti, ragazze mie. Qua significa che per la persona del tuo cuore si sta aprendo un nuovo ciclo e anche per te. Insieme si sta aprendo un nuovo ciclo, ok? Allora, se invece questo vale anche per chi ha conosciuto una persona da poco, ok? Perché questo me lo possono confermare anche l'avventura. E tu magari questa persona ancora non si è rivelata perché sta ripulendo delle sue zone d'ombra riguardanti il quarto chakra, tu ti dicono non ti far prendere dalle questioni, vi state sognando entrambi, qualcosa blocca, ma ti dico già che sei tu che sblocchi la manifestazione tra poco, molto presto. Perché? Perché questa nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti e di conseguenza le carte ci servono proprio a capire qual è il gap emotivo, il problema per andarlo a superare. Qua tu ti devi affacciare con meraviglia alle cose, non avere sensi di colpa e merito per un tuo passato, ma bensì segui l'istintualità, il bambino e ripulisci quello che non serve. Ok? Se invece è una persona del tuo cuore che già è per molto tempo nel cuore, ti dico che un nuovo ciclo della relazione si sta aprendo prestissimo. Tu devi fare quello che abbiamo detto adesso, ok? Perché qua c'è il salto di fede. È il mentale che va bandito. Il mentale va messo al servizio del sentire, ok? Non il contrario, ok? Adesso mettiamo qua le carte così. Quindi, tra di voi a breve ci sarà un'esplosione. Ok, mettiamola qua così. Allora, anzi io adesso subito, sai che voglio fare? Ti voglio mettere prima con le carte degli angeli una carta su questo senso di colpa, o comunque su questo 8 di spade. Cos'è che devono tenere a mente le mie ragazze riguardo a questo 8 di spade? Perché si sentono in colpa e perché c'è questo blocco, per favore? Fatemi capire, angeli. Eccola, saltata. Eliminare le piaghe. Secondo respiro. Angelo nel Kael. Allontana le cattive influenze. Ragazze, allora, come si eliminano le cattive influenze? Che sono sempre influenze nostre, che poi le possiamo proiettare all'esterno con persone e circostanze che ci vanno a inficiare i nostri bei momenti di vita, ok? Che non riguardano le persone del nostro cuore, altre proprio persone che vanno a inficiare quelle nostre frequenze lì, ok? Però se noi vibriamo una frequenza bassa, attiriamo quelle persone, ok? Mi spiego, proprio per alimentare quella frequenza nostra, perché attiriamo fuori sempre ciò che siamo internamente, ok? Allora, prima di tutto, quello che a me viene da dirti con questa carta che mi cade sull'otto di spade, l'otto d'aria, è quello di come si fa a eliminare le cattive influenze. Il cuore devi seguire, il bambino, ok? Devi stare dove ti piace, al di là del mentale. Mi spiego? Ok, questo stai facendo qua. Ok, adesso ci andiamo a mettere, mettiamola qua. Allora, affinché voi possiate avere proprio una buona manifestazione, ok? Quindi, che stavo facendo? Ah sì, facciamo la celtica. Allora, le mie ragazze, ecco appunto, imperatrice, è uscita imperatrice comunque col 5 di coppe, ok. Quindi c'è già la possibilità, già mi stavano facendo vedere le carte, della crescita di questa relazione, ok? Non ti devi fare abbindolare dei sensi di colpa o dal 5 di coppe, là, dell'abbandono, magari di una vecchia relazione o di un vecchio ciclo della stessa relazione, specialmente se siete fiamme, ragazze mie, Allora, cosa accade tra di voi a breve? Abbiamo già visto, a breve è uscito pure molto presto, quindi più chiaro di così. Allora, andiamo a vedere adesso cosa accade tra di voi a breve per le mie ragazze del cuore blu, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti, per favore. Infatti c'è la chiusura, mo, ok? C'è un'indecisione forte su cosa fare, come devo fare, cosa devo fare affinché io possa impegnarmi in questa cosa. Ok, va bene. La sfida che si apprestano a superare?
Qual è? Guarda, la sfida è quella di aprirsi e dirti effettivamente quello che vuole, ok? Quindi il sole, la sfida è quella della chiarezza, parlare chiaro, parlare cavaliere di spade chiaro rispetto all'indecisione o alla chiusura. È una cosa forte questa cosa che deve fare questa persona, ma anche tu, Alla base di tutto cosa c'è la persona che con i tuoi confronti? Sì, un 8 di spade, mi esce qua l'8 di spade perché è proprio la lettura a specchio, mi è uscita la carta per lui che è la carta tua, capisci? Sono proprio a specchio. Incapacità di agire, il sentirsi incapaci di agire e la persistenza o la resistenza che si mette rispetto a questa relazione, il non fidarsi di questa relazione, ok? Proprio a specchio, Attenzione cosciente della persona del tuo nei tuoi confronti. O ci sono altre persone coinvolte, c'è il 5 di bastoni, appunto la torre. Allora ragazze, ok, qua arriva molto presto la rottura di qualcosa, l'inizio, la nascita di qualcosa di nuovo, perché mi è caduto un 6 di bastoni, la voglia di lottare per questa relazione, la voglia di lottare per chiudere delle situazioni vecchie, magari ci sono altre persone coinvolte o altre relazioni karmiche, qualcosa di questo tipo, ecco perché si sentiva incapace di agire, ok? Sta guarendo queste dinamiche e queste dinamiche sappi che le stai guarendo anche tu, va bene? Quindi mi è caduta questa carta così volate, quindi noi vabbè le lasciamo qua così, ok. Quindi anche questa persistere nel risolvere difficoltà con altre persone coinvolte e anche sue difficoltà interne della persona del tuo cuore, essere riconosciuto in merito, conquistare una certa posizione affinché lui possa rompere le strutture che lo fanno sentire così. 8 di spade, che è quello per cui ti senti tu bloccata, ok? Ecco perché ripulire, forse si stanno chiudendo altre situazioni. Lui qua avrà un'apertura e il salto di fede, ok? Il recente passato? Sì, qua c'è stata una distanza, il guardarsi da lontano, una distanza nel comunicare, una diffidenza nel comunicare, forse non vi state appunto sentendo, oppure se è una persona nuova o comunque sia l'inizio, è come se tu dovessi risolvere la sfida di tornare alla vita, ok? Se è una persona nuova. Questa persona ti guarda da lontano anziché comunicare, la sua sfida è quella di venire fuori a galla, fuori dalla situazione affinché ti possa manifestare effettivamente quello che sente. Qua c'è un salto di fede, ok? Quindi prossimo futuro l'abbiamo anche visto, ma fatemi capire, la persona che tu vuoi nei tuoi confronti, la persona che tu vuoi nei tuoi confronti, wow! 4 di bastoni, dal 5 al 4, sincronicità qui. 9 di coppe, caspita. Allora ragazzi, vi ho già detto che lui effettivamente era già predisposto al cuore aperto e stava guarendo, ok. Qua lui viene a manifestarvi, va a rompere una situazione se ci sono situazioni contingenti alla vostra, la sua sfida è quella del sole, dichiararsi, dichiarare l'amore. Perché ti dico dichiarare l'amore? Che qua c'è un 4 di bastoni, c'è la carta delle fiamme gemelle, cioè proprio la voglia di stare insieme, uniti, creare, mi viene in spagnolo, un lugar contigo, creare proprio un luogo insieme di celebrazione del vostro amore, perché il 9 di coppe questo è il desiderio che lui ha, o lei ha, ok? Ok, come agiscono? Sul 2 di spade la certica. Qua c'è stato un abbandono probabilmente, o comunque sia dei sensi di colpa in merito a tutte le circostanze che tu sai quali sono rispetto alla vostra relazione, alla vostra situazione. Affinché un abbandono dall'offrire un'offerta concreta, ok? Se vi conoscevate già, ok? Se è una storia nuova che è appena iniziata, allora, lui sta riflettendo delle tue paure relative all'abbandono. Mi raccomando a seguire il bambino interiore, avventurarsi alla vita come fosse per la prima volta, guardare la persona come fosse per la prima volta perché tu ti devi vedere nuova. Ogni relazione ci porta un bagaglio nuovo, seppur ci rimanda delle vecchie ferite affinché noi possiamo eluderle definitivamente. Ok? Qui c'è quindi un 5 di coppe sull'azione del 2 di spade, certo qua c'è una chiusura o comunque sia un'introspezione del 2 di spade, una grande scelta che deve essere fatta da questa persona, perché lui sta riflettendo sulla scelta che deve fare ed è molto imminente questa cosa, perché pensa a dei sensi di colpa in merito, a degli abbandoni, a tutto ciò che è connesso a un 5 di coppe, affinché si possa palesare un'offerta concreta, ok? Allora, influenze esterne, quindi anche come ti vede, influenze esterne, sì, qua c'è la giustizia, sì, la forza, sì. Allora,
è come se lui dice che tu meriti che le cose siano in equilibrio. La giustizia divina entra in gioco quando proprio Dio vuole ridare ciò che è stato tolto con forza e con coraggio, quindi superare anche tutte le difficoltà. La forza è proprio interviene la forza in gioco, no? La forza divina, quando proprio ci possono essere delle forti difficoltà, delle gravi difficoltà per cui l'essere umano non ce la fa da solo e interviene il divino affinché le cose vengano rimesse in equilibrio anche dall'esterno. Se ci sono altre situazioni coinvolte, lui deve chiudere anche una cause di tipo di divorzio, eccetera. Lui con forza sta facendo queste cose per alcune di voi, ok? Con forza sta sistemando queste situazioni in gioco, ripulire, ricordiamo, ok? Speranze o paure? Della persona del tuo cuore, sì. Qua sta aspettando di seminare buoni frutti, nuovi frutti insieme, rispetto alla distanza che ha messo. La sua speranza è quella di seminare, investire nuovamente nella relazione. Riassunto? Il risultato di tutto qual è? Sì, sì, allora qua deve tornare single. 9 di denari, o comunque deve avere una sua stabilità economica, finanziaria, psicofisica per proporti questo. E da un momento all'altro scoppia, c'è la torre, anche lui c'è la torre qua. Ok? Sì, fante di bastoni. Per molte di voi, per il ripulire 9 di denari, sappiamo che 9 di denari è un'energia autonoma, 5 di bastoni ci parla anche le altre persone coinvolte, giustizia anche di cause di divorzio, qua ci sono altre persone coinvolte, verso cui lui avrà in modo imminente un fulmine, uno scoppio, torre, lo ripetono qua, di successo, 5-6 sincronico, 4, 5 e 6 ragazzi, qua c'è una sincronia, magari in questi giorni potete anche vedere una sincronia numerica tipo 4, 5 6, ok? Affinché lui torni singolo, torni da solo e possa investire nuovamente dei frutti insieme a te, che guardi, questo ripulire per molti di voi, questa persona è impegnata e sta risolvendo queste questioni, ok? Ok, le questioni possono anche non essere matrimoniali o comunque sia di impegno di tipo di altri partner, ma possono essere karmiche di tipo lavorativo. Perché ti dico questo? Perché affinché lui possa anelare a una creazione di vita insieme con il 4 di bastoni, lui deve avere una stabilità psicofisica, economica, finanziaria, e ci sono dei progetti che lui sta attendendo col 7 di denari che diano i frutti affinché lui arrivi in questo stato, ok? Siccome mi dicono molto presto, e queste sono carte di spiegazione a quello che già accade poi con la torre, quindi presto ci sarà una rivelazione che ti verrà fatta da parte sua riguardante dei sensi di colpa o un abbandono che ha dalla chiusura all'apertura al sole, e me lo conferma il matto, che è un salto proprio di fede, un ripartire da zero. Mi spiego? Ok, adesso voglio andare a vedere di cosa parla bene questa giustizia, per favore. Sì. E infatti si è atteso tanto anche una distanza geografica coinvolta affinché tra te e lui, per alcune, affinché si potesse avere questo nuovo inizio, mettere prima le cose fatte bene con la giustizia e poi ripartire. Mi spiego? Ok, di cosa parla l'otto di spade? Un attimo. Quindi abbiamo capito perché era incapace di agire. Sì, ok, 6 di coppe, cavaliere di denari. Per alcuni di voi, di lui, ci sono dei bambini anche coinvolti. Se sono sposati o ci sono dei bambini coinvolti, ok? Allora, lui, ti dico già che, invece questo vale per tutti, non ha visto la connessione forte che c'era con te e adesso la vede, ok? Del 6 di coppe. Possibili anime gemelle o fiamme gemelle. Poi qui, se abbiamo eliminare le piaghe, lontana le cattive influenze, lui sta e tu stai allontanando i cattivi pensieri che ti possono sgorgare e non ti danno fiducia nella relazione, ok? Adesso voglio mettere una cosa con queste. Stai riprendendo, no? Sì. Allora, adesso mi dite, quindi a breve qua c'è uno scoppio, è l'avvenuto il creare questa unione con te, molto veloci, molto presto, poi decidi tu, ricordati quello che ti ho detto all'inizio, ok? Lui nei tuoi confronti, per favore. Appunto, la morte, qua sta chiudendo tutto, trasformato. A che cosa porta questa trasformazione? Sì, sì, donna di cuori, ragazze, qua vi ama. Amabilità, ok. E cosa vuole darti? L'angelo della temperanza, la guarigione, ancora lui nei tuoi confronti? L'imperatore, ragazze, qua è possibile anime gemelle? Ok, quindi quali sono le sue intenzioni a brevissimo nei tuoi confronti?
l'abbiamo già visto, ma lo ripetiamo con questi tarocchi. Le tue intenzioni nei tuoi confronti. Vuole sistemare le cose che sono successe in malafede, qualcuno o qualcosa gli hanno detto qualcosa probabilmente. Vuole sistemare le cose di malafede, tutto ciò che sono state le cattive influenze. Ok, quindi rispetto a questo, cosa vuole fare quindi lui nei tuoi confronti a breve? Ok, lontananza, cosa vuole fare nei tuoi confronti a breve? La consultante, suscita tu, cosa vuole fare nei tuoi confronti a breve? Allora, lui ti vuole mandare un messaggio, ok? Che va a eludere ogni senso di... Allora, se ti hanno detto qualcosa di lui, perché queste sono carte un po' sibilline, se ti hanno detto qualcosa di lui, e quello lo vediamo con eliminare le piaghe, e allontana le cattive influenze, no? Secondo respiro, un nuovo respiro. Se ti hanno detto qualcosa di sbagliato di lui, che ti ha fatto andare in... la lontananza del 3 di picche, proprio in... l'hai sentito lontano da te, ok? Ti hanno detto che magari era lontano da te anche rispetto a delle situazioni che aveva lui contingenti che non erano la verità, però quasi è uscita tu la consultante, lui ti vuole mandare un messaggio e parlare a proposito di queste cose che ti hanno detto in malafede, ok? Perché qua c'è una donna che lui ama, c'è la donna di cuori, ok? Allora, e qua c'è un fondomazzo di luna, cose, bugie che ti hanno detto, ti possono aver detto, vale per alcune di voi, non per tutte. Qua c'è la consultante. E di cosa parla la notizia del piacere del fante di fiori? Sì, del re, guarda, re di cuori, regina di cuori. Qua c'è un uomo che ti ama, ok? Tutte le cose di malafede che possono averti detto, o quello che ti è arrivato, o vedere tramite social, non è reale. Lui vuole venirti a spiegare questo, ok? Abbiamo l'amabilità, la donna di cuori, e la superiorità, il re di cuori, che è una persona che ama, ok? Con spirito proprio superiore, viene con spirito nobile, ok? Quindi ragazze mie, qua succede un bordello, ma è proprio intenzionato lui, perché qua va a chiudere delle cose grosse, ok? Fammi capire qua un attimo, perché la sua attenzione è concentrata anche sul 5 di bastoni, dei conflitti anche con altre persone che possono avergli detto delle cose, o a te possono averti detto delle cose. Lui vuole fare chiarezza, c'è il sole qua rispetto alla chiusura. O lui ha visto delle cose sui social inerenti a te, ok? Qualsiasi cosa. Fammi capire un attimo di cosa parla questa malafede. Di cosa parla la malafede? Cos'è che gli hanno detto? Un accordo? Autorità, sì, gli hanno detto qualcosa di sbagliato, qualche persona a lui vicino, per alcune di voi, di te, oppure a te hanno detto qualcosa di lui di sbagliato, ok? Di una persona di cui non ci si deve fidare. Ora, vale per alcuni di voi, sappiamo che noi non diamo mai colpa a nessuno, perché se attiriamo delle persone, delle circostanze, no? Rispetto a quelle determinate persone, perché noi abbiamo bisogno, siamo noi a creare quel teatrino, perché noi abbiamo bisogno di andare a mettere alla prova noi stesse o noi stessi. Mi spiego, gli altri sono tutti attori della nostra scena che abbiamo creato noi. Quindi dobbiamo ringraziare tutti quelli che arrivano sulla scena della nostra vita affinché possano liberarsi dal ruolo che la nostra anima gli ha dato. È finito il tempo della recita. Ok? Adesso ti benedico, ti voglio bene e ti mando via. Ok? Rispetto alle persone che possono dire delle cose sbagliate, delle persone a lui vicino, benediciamole e mandiamole via. Ok? Benediciamo quelle persone perché siamo state noi a crearlo. Ok. Quindi, chiarissime le sue intenzioni, cosa accade tra di voi a breve. Qua c'è uno scoppio, abbiamo visto che tu sei la donna di cuori, lui l'uomo di cuori. Adesso voglio andare a vedere ancora, quindi li mettiamo qua. Queste, no, che casino, ogni volta 100.000 carte, va bene, non fa niente, mettiamo così. Quindi le sue mosse a brevissimo nei tuoi confronti, lo riconfermiamo con questi tarocchi qua, le sue mosse a brevissimo nei tuoi confronti quali sono? Le mosse, cavaliere di bastoni, viene. Le sue mosse nei tuoi confronti, dove va questo cavaliere di bastoni? Ruota, sì, viene a cambiare le cose. Le sue mosse nei tuoi confronti, a brevissimo, re di coppe. Ah. Ragazzi, è possibile che lui si sia ingelosito tremendamente a morte di qualcun altro, ok? Ecco perché malafede, quelle cose di prima, ok? Magari ha postato una foto sui social, lui è impazzito, non lo so, per alcuni di voi è così, quindi viene per confessarti il suo amore, cambia le cose in gioco. Ancora, lui nei tuoi confronti a breve, sì, qua 10 di spade, finisce il ciclo dolorosissimo, di nuovo folle il salto di fede, non c'è dubbio, a brevissimo
tu hai una sua comunicazione, comunque sia le cose cambiano radicalmente, si è anche ingelosito, c'è molta gelosia, le cose cambiano e viene con un cavaliere di coppe, con un re di coppe, cioè colui che è stabile nei sentimenti che prova per te, ok? 10 di spade ci indica che finisce il ciclo karmico e vuole ripartire da zero con te, da zero. Mi spiego? Ok, questo è quello che accade tra di voi a breve, ma brevissimo. Ok, adesso voglio andare a mettere un consiglio per te. Stai riprendendo? Sì. Come devono agire i miei ragazzi nei confronti della loro persona del cuore, per il loro massimo bene, il massimo bene di tutte. Mi raccomando, ragazze, l'avventura qua. Guardate tutto con meraviglia, ok? Per le ragazze che hanno conosciuto questa persona da poco, lui vuole fare il passaggio dall'essere stato per molto tempo da solo, comunque sia, fare il passaggio dal 9 al 4 di bastoni, che è l'unione con te, nella piena autonomia emotiva, mi spiego? E venirti a rivelare che dietro a quello che avete vissuto anche da poco c'è una persona che ama e che l'amore l'ha fatto soffrire molto, e questo è il senso, ma che adesso è pronto, c'è il sole a sfida, ok? Come si devono comportare le mie ragazze nei confronti della loro persona del cuore? Per il massimo bene loro e il massimo bene di tutti, per favore. Eccola. La spirale, ragazze. Allora, la spirale ti dice che vi dovete liberare dalla vecchia pelle, ok? Cioè, dovete accogliere la pelle nuova che inizia a crescere dentro di voi, mi spiego? Cioè, come se questa carta vi dicesse di togliervi il vizio di lavorare in continuazione sui vostri errori. Lasciate che la natura faccia il suo corso, ok? Perché la natura, qua c'è un bambino, qualsiasi cosa vi stia accadendo con la vostra persona del cuore in questo momento, dovete andare verso l'avventura, che significa vivervi quella cosa. Il futuro si crea adesso e il passato non esiste più, ok? Quindi è come se vi dicesse questa carta, anche se vi sentite vulnerabili, ok, e spaventati come il bambino, significa che siete appena nati, ma fidatevi della saggezza di Dio contenuta nel bambino dentro di voi. Cioè, questa spirale ti dice il percorso di rinnovamento è in atto, fidati, lanciati, mi spiego? Ok, quindi, stai riprendendo? Sì. Quindi, ragazze mie, penso che ho messo tutte le carte che dovevo mettere, vediamo, vi do, aspetta, una carta delle fate per avere di più su come andare incontro a questo cambiamento, per favore. Un consiglio, ragazzi, il potere dei fiori. Allora, qua vi dicono di stare a contatto con la natura, trascorri il tempo con i fiori e le loro essenze per aumentare il tuo potere di guarigione. Chiedi quello che vuoi, lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno, ok ragazze? Cioè dovete dire a voi stesse quello che volete. Il verbo crea, la parola crea, di a te stessa quello che vuoi, ma non dirlo da un punto di vista mentale, ok? Dillo da un punto di vista come lo diresti se fossi bambina, ok? Chiedi quello che vuoi, il potere dei fiori ti dice stai in mezzo alla natura per sentire quel bambino interiore, se non riesci a sentirlo perché ci sono troppi condizionamenti. Stai in mezzo alla natura, guarda dei fiori, guarda la bellezza dei fiori, oppure usa delle essenze floreali, tipo la lavanda, l'essenza di rosa, ylang, o piuttosto che l'arancio, usa questi oli essenziali, ok? E sentiti di nuovo quel bambino dentro di te e lanciati. La spirale, la medicina, lanciati, ok? Quindi cosa accade tra di voi? A breve l'abbiamo capito, qua c'è un'esplosione e mi raccomando lanciati, cioè viviti, parti da zero, viviti, senti le tue emozioni, vivitele, ok? È bellissima la vita, vivitele, segui quella scia del bambino, loro sanno, ci insegnano come fare, ok? Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo del cuore, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica tutte. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore rosso, lo mettiamo qua. Allora, andiamo a vedere subito cosa accadrà fra noi a breve, ok? Allora, chiediamo ai maestri e ai 72 angeli di rispondere a questa domanda, per favore. Cosa accadrà fra noi a breve per le mie ragazze o i miei ragazzi del cuore rosso? Vediamo le energie entro cui vi state muovendo. Cosa accadrà fra noi a breve? Con le energie, da dove partiamo?
Ah, beh, vento cambia direzione. Per tutti e due qua si preannuncia un cambiamento di rotta, di direzione, che all'inizio magari per alcuni può destabilizzare, ma poi andiamo a vedere dove porta, ok? Un cambiamento certamente a favore, ok? Vediamo che cosa cambia. Allora, vediamo l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Allora, quindi c'è già un cambiamento, e beh, è qua che vogliamo vedere che tipo di cambiamento è. Allora, l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Allora, vediamo qual è, che cambiamento è. Momento per momento, la guida, caspita, caspita, la ricettività. Allora ti dico già che tu, per lui sta sentendo che tu gli hai risvegliato all'interno di sé il suo sé superiore, cioè lui sta ascoltando la voce del suo cuore adesso, ok? Questa è una regina di coppe per gli Osho Zen, la voce del suo cuore lo porta a te. Momento per momento lui sta sentendo questa cosa, il vento cambia direzione, avevamo già preannunciato a favore e ovviamente a favore, perché la guida sei tu, questa è l'energia nei tuoi confronti, cioè tu gli hai risvegliato dentro di sé, dentro se stesso, la guida spirituale che gli può aver destato spavento, ok? Perché chiunque vede la luce si deve abituare alla luce. Chiunque vede la luce si deve abituare perché la luce può accecare, quindi iniziare a vedere magari se l'hai visto un po' più distante, oppure comunque quello che qualsiasi cosa c'è tra di voi, non mi metto a fare i 3000 scenari adesso, dico proprio quello che canalizzo, tu sei per lui una guida spirituale, gli hai risvegliato all'interno di sé la sua guida interiore, ok? Ricettività, lui sta sentendo tutto questo, è bellissima questa carta, ecco questa cosa cambia tutto a favore tuo, a favore della relazione, bello, ok, ok, vediamo un attimo le mie ragazze invece nei confronti della loro persona del cuore, che attitudine hanno, qual è l'attitudine energetica, qual è? Ok, 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 fermo, sperimentare comunque è uscito, ok, tu pure stai sentendo questa cosa, mi voleva dire la carta che è uscita. Ok, adesso vediamo però le prendo io. Allora, vediamo. Non ci credo, non ci credo. Cioè il maestro. Lui per te è il tuo maestro. Cioè il tuo maestro di guida spirituale all'interno di te. Qua abbiamo la guida spirituale che tu sei per lui. Bellissima questa stesa già ragazze, di una potenza, complimenti, le mie ragazze del cuore rosso hanno già una maestria dentro, molto molto forte. Ok, vediamo un attimo, appunto sperimentare, è riuscita di nuovo, tu stai sperimentando effettivamente delle cose nuove con lui, delle emozioni nuove che non hai mai sentito, è la prima volta per te lo dico, e anche per lui. A lui lo può aver spaventato, a te pure, il vento cambia direzione e qua sta succedendo qualcosa di nuovo per tutti e due. Sono le più potenti degli Osho Zen questi due. Ok, vediamo qua, gravame, grazie a questa relazione tu ti stai per scrollare di dosso tutti gli appesantimenti dell'ego. Devo fare, non devo fare, che devo fare? Questioni risolte, ok, stai vedendo tu, ti dico già una cosa, che tu stai sperimentando modi nuovi per risolvere la pesantezza che ti sei portata addosso fino a questo momento, grazie a questa relazione. Bellissimo, queste sono tutte carte d'apertura. Ok, fatemi capire l'energia di tutti e due. L'energia di tutti e due. Due di coppe, due d'acqua, amichevolezza, ok, vabbè. Noi siamo il mondo. No, vabbè, ragazzi, è una stesa bellissima, complimenti. Ragazze, qua entrambi state avendo una nuova visione della vita. Una nuova visione della vita. Vi state sentendo in cooperazione.
Cioè voi vi siete messi insieme per cooperare, questa è l'energia che c'è tra tutti e due, noi siamo il mondo, questo è il 2 d'acqua, amichevolezza per lo Shozen, ma il 2 di coppe, è l'amore incondizionato che voi state sperimentando per la prima volta in questa relazione, dentro voi stessi avete avuto in questa relazione una crescita spirituale esponenziale, lo state avendo tuttora, ok? Una nuova visione del rapporto, una nuova visione della vita state prendendo grazie a questa relazione, perché uno è il maestro dell'altra, ok? È sempre l'uno il maestro dell'altra quando si entra in relazione, ma in questa stesa voi è molto incisiva per voi questa cosa e tu ne sei più cosciente, tu stai guardando questo interattivo, quindi tu significa che ne sei molto più cosciente, ok? Grazie a questa relazione tu ti inizi a togliere di dosso dei pesi. Qualcuna di voi è impegnata, solo qualcuna ragazze, questo è un messaggio canalizzato, qualcuna di voi è impegnata, le altre no, ok? Comunque sia, in tutto questo, a seconda delle sfide che la vostra anima vuole farvi superare, ecco perché dico impegnata, può darsi qualcuna sia impegnata per superare la stessa sfida che le altre persone superano non essendo impegnate, dipende dalle circostanze della vostra vita, l'anima ha già scelto per voi. Allora, sì, una nuova visione del rapporto di cooperazione piuttosto che divisione. Questa è una coppia destinata a essere una coppia nell'unione. Che dico, che cosa voglio dire? Entrambi siete destinati a sentire dentro di voi l'amore incondizionato, prima di tutto per voi stessi, ossia per quegli aspetti di voi che finalmente vengono a galla e che l'altro vi mette in luce, a provare amore incondizionato per quegli aspetti di voi che erano stati relegati nell'ombra fino a questo momento e adesso grazie all'altro tu sperimenti quegli aspetti di te in modo nuovo, andando a capire quali sono quegli aspetti che ti sei portato addosso, l'oscurità degli aspetti che ti sei portato addosso, affinché tu ti possa scrollare da dosso il fatto di non averli compresi quegli aspetti di te in ombra, ok? Che possono essere relativi a qualsiasi tipo di aspetto, sono sempre aspetti che di noi non ci piacciono, ma grazie all'altro noi ne possiamo sperimentare quegli aspetti, perché l'altro qua c'è una persona che è predisposta ad amarti e quindi ama i tuoi aspetti affinché tu li possa amare. E questo per te è per la prima volta, una nuova visione del rapporto, proprio perché questo rapporto è funzionale alla cooperazione piuttosto che alla divisione e alle divergenze. Mamma mia, ragazze mie del cuore rosso e ragazzi miei, guarda, ecco, già mo mi fate agitare. Vediamo un attimo con gli angeli del cuore che hanno da dire rispetto a questa relazione del cuore rosso per le mie ragazze del cuore rosso o i miei ragazzi del cuore rosso. Che cosa hanno da dire rispetto a questa relazione? Cosa devono sapere? Attrazione. È possibile che vi siete conosciuti, per alcuni che si sono conosciuti da poco, l'attrazione magnetica che sta gravitando intorno a voi serve proprio a farvi sgorgare dentro una nuova visione del rapporto, ok? L'attrazione magnetica, la pulsione sensuale che vi sta facendo godere appieno di questa sensazione, perché vi sta portando una nuova visione della vita, ok? Giocosità, appunto, molti di voi si sono conosciuti da poco e stanno sentendo qualcosa di totalmente nuovo ed è che a te che stai guardando aiuta a toglierti di dosso tutto l'appesantimento, posso dire, rispetto a dinamiche che non vanno più bene, vai proprio da un'altra parte con questa persona, sia che la conosci da poco, sia che la conosci da tempo e si sta avendo un nuovo cambio del ciclo del rapporto, qua richiesta giocosità, leggerezza affinché sgorghi lo spirito giovane e divertente che è in te, ok? Io dico sempre questa frase, gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. È più serio di un angelo chi c'è? Ok, ci siamo capiti. Adesso andiamo a mettere, anzi io ti metto adesso l'attitudine energetica che tu stai integrando attraverso la sperimentazione di lasciarti dietro questo gravame. Vediamo un attimo. Queste sono carte di apertura, quindi la risposta è qualcosa di totalmente nuovo accade tra di voi che parla veramente di una nuova visione straordinaria. Vediamo su questo gravame, mi date una carta degli angeli per favore? Cose che si tolgono di dosso.
la grande fuga, libera dai blocchi, ragazze mie, vi togliete davanti tutti i blocchi che vi siete portati addosso fino a questo momento della vostra vita, auspicando finalmente una nuova visione di vita, blocchi che vi hanno fatto fuggire sempre dalle relazioni, o consciamente o inconsciamente. Angelo Lauvia, sogni profetici anche, attraverso i sogni voi ve ne rendete conto, gli angeli stanno lavorando sul sistema onirico per voi affinché voi possiate auspicare ad avere una nuova visione del rapporto, perché tu hai visto un insegnante davanti a te, ok? E stai sperimentando questo essere, è bellissimo, ok? E ti togli di dosso anche, sai perché questi aspetti di te, no? Perché questo sei tu. E questi sono aspetti dell'ego, circostanze, situazioni che tu pensi dover fare, devo fare, obblighi, costrizioni, dogmi, eccetera, ok? La grande fuga ti dice, rispetto a questa carta qua, che tu ti stai liberando da questo. Grande fuga, libera i blocchi, sogni profetici. Anche per alcuni di voi, la grande fuga del fatto che ti hanno fatto scappare sempre dalle relazioni fino a questo momento. Oppure, l'altro che è sempre scappato, ma l'altro che scappa sei sempre tu. E sempre l'altro è una proiezione di nostre dinamiche interne che ci servono a vedere grazie alle azioni che l'altro fa. Quando l'altro scappa, siamo noi, a livello di legge di attrazione e di proiezione sull'altro, che stiamo scappando da un aspetto di noi impellente che chiede udienza. Ognuno ha il suo. Allora qua tu stai risolvendo tutto questo, l'angelo Lauvia ti sta aiutando a questo, grazie a questa relazione, perché lui è il tuo maestro e tu sei la sua maestra. Mamma mia, bellissimo, proprio le unioni del nuovo tempo, grande maestria, bello. Allora, andiamoci a mettere, facciamoci una croce celtica, vediamo lui nei tuoi confronti a breve, ma abbiamo già visto, lui è ricettivo, ok, vediamo. Lui sente e tu senti che in questa relazione potete proprio cooperare, è l'amore incondizionato. Bellissimo, ok. Allora, andiamo a vedere. Allora, dove va questo vento? Allora, chiediamo agli angeli, ai 72 angeli, ai maestri ascesi, per le mie ragazze o i miei ragazzi che hanno scelto il cuore rosso, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Ragazze, qua c'è amore, cioè c'è il sole, c'è chiarezza totale, nei tuoi confronti c'è il sole, cioè lui non ha dubbi, capito? Perché me lo confermano le carte splendide qua. Non ha dubbi rispetto al fatto che prima non l'ha visto, sia che si tratti di una relazione nuova e non ha mai visto una cosa del genere, sia che si tratti di un qualcosa che ritorna, se siete fiamme soprattutto è questo, anzi solo se siete fiamme escono queste carte così, vabbè, lascio aperte le opzioni, ok. Una chiarezza in merito rispetto a ciò che non vedeva di te e della relazione. La sfida che si apprestano a superare? Sì, qua c'è una conflittualità interna. Ah, il 4 di bastoni. Allora, la sfida che si appresta a superare la persona del tuo cuore e anche tu, perché è sempre a specchio, è quella di non combattere più con se stessi. Non combattere più con se stessi rispetto alla stabilità di coppia. Perché questi sono i 5 di bastoni, una carta che parla dei vari aspetti della nostra personalità che entrano in conflitto quando vogliamo una determinata cosa. I vari aspetti dicono no, questa no, no, questa cosa sì, no, forse è meglio così, no, forse è meglio... Ok, la sfida che si appresta a superare lui o lei, e quindi anche tu, è quella di mettere in accordo quegli aspetti di te, convergendoli verso un unico obiettivo, ok? E di cosa parla questo obiettivo? Parla dell'unione di coppia, il 4 di bastoni, fiamme gemelle. L'unione d'amore, ok? E anche se ci sono state altre persone coinvolte, alcune di voi sono impegnate, solo voi, non lui, per alcune, possibile che anche lui, ma non vedo più voi, ma comunque sentite sempre quello che vi risuona. Superare quegli aspetti, ok? Perché con te c'è stata una rivelazione spirituale e tu anche lo sai, ok? Ok, alla base di tutto cosa c'è?
Sì, qua si vuole il trionfo, ragazze mie. Qua lui vuole ardentemente conquistarvi, conquistare quest'unione. Non ha mai sentito niente del genere, con la ricettività, la guida, momento per momento, voglio dire. Cioè, vuole assolutamente conquistare questa cosa, con ardore, con vigore, con forza, ok? Il 5 di coppe rispetto a un abbandono precedente, se c'è stato, o i sensi di colpa e merito, rispetto alla mancanza, lui vuole conquistare tutto questo, ok? Perché alla chiarezza c'è il sole, che te lo dico a fare. Attenzione cosciente. Sì, infatti, qua c'è stata una perdita per molti di voi, l'abbandono. Ok, ok. Qua c'è stata una perdita per cui si è atteso tanto e che adesso si ha la chiarezza e merito, si vuole superare ogni tipo di sfida. Da parte sua, e anche da parte tua. C'è stato un abbandono, ehm, si vuole superare tutto, ok? Recente passato? Sì, sì, un asso di spade, non si hanno dubbi, non si hanno dubbi su questo, certo, non si ha dubbi. Allora, qua c'è la perseveranza ormai in quello che si pensa rispetto a questa relazione, non si hanno dubbi riguardo la perdita, l'abbandono, il senso di freddezza che ti può aver dato, la manchevolezza, tutto quello che è relativo al senso di perdita, ok? La sfida è quella di superare queste difficoltà e approcciarsi a questa cosa straordinaria, ok? Quindi futuro. Aspetta. Ragazzi, non ci credo, 10 di coppe, applauso anche qui. Ok, futuro 10 di coppe, che te lo dico a fare? Il futuro è quello che è la grande felicità, lui vuole questo, tu vuoi questo, e c'è una nuova visione in merito, bellissimo. Mondo, un nuovo mondo insieme, a creare una famiglia, una stabilità, a unire i figli se ci sono famiglie coinvolte, il vento cambia direzione, qua non c'è più alcun dubbio, eh? Bello, bello ragazzi miei. Allora, come agiscono la persona del tuo cuore sul sole e sulla celtica? Sì, tre di denari. Questa è la carta anche del matrimonio per molte dottrine tarologiche. Cioè, vuole trovare un compromesso positivo per entrambi per mandare avanti il rapporto, trovare delle soluzioni insieme, venirsi incontro. Ecco perché c'è il sole. Lui lo sa già, o lei, ok? Sette di coppe, per fare la scelta migliore è tempo di scelte, l'ha già fatta questa scelta, perché questo è il passato, questo sette di coppe con questo sole centrale che abbiamo di chiarezza assoluta al momento attuale che tu stai guardando nel video, mi spiego? Ok, influenze esterne. Sì, sì, sei di denari, qua lui vuole ridarti ciò che se tu hai dato di più, ok? E lui ti ha dato di meno, questo 5-6 sequenza qui, lui ti vuole ridare, appunto, qua ci sono gli amanti, sì, sì, allora lui ha già fatto la grande scelta, che è quella di te, che stai guardando, ok? Vento cambia direzione rispetto a tutte le circostanze che ci possono essere state prima. Riportare l'equilibrio a favore dell'amore, ok? Speranze o paure della persona del tuo cuore nei tuoi confronti? Tre di coppe, vuole celebrare la vita, vuole fare il brindisi, vuole portarti a cena, vuole portarti fuori con gli amici, celebrare la vita, questo vuole fare. Giudizio, rinasce la nuova vita insieme, totalmente rinnovato, ok? Risultato riassunto in base alla carta. Perché fa tutto questo? Perché fa tutto questo? Perché vuole tutto questo? Caspita, con forza e con coraggio, non c'è ostacolo che lo ferma, non c'è ostacolo che vi ferma. È un intervento dall'alto, la forza. Cavaliere di denari per darti quella concretezza che vuoi e che volete entrambi. Ragazze mie, qua per molte di voi lui sente tutto questo e tu hai sentito una cosa molto forte nei suoi confronti, ti sei resa conto che ti sta insegnando tante cose lui, o a livello conscio o a livello inconscio, ma questo ha fatto perché c'è il maestro su di te. E questo ti ha fatto rendere conto che ti dovevi togliere dei pesi da dosso affinché tu potessi anelare alla vera felicità di coppia, alla vera felicità di unione, forse per la prima volta. Sì. Allora, fatemi capire un attimo di cosa parla questo 5 di bastoni. Imperatrice. Ok, ho capito, certo. Allora, lui, ok? Che cosa ha capito? Ha capito che l'imperatrice a sfida gli parla del fatto che lui ha visto tutto il potenziale della relazione, sta accordando gli aspetti di se stesso del 5 di bastoni rispetto a quello che sente per te che sei l'imperatrice, ossia la potenza della relazione, la grande crescita, nascita, ok? Perché questo è ciò che desidera veramente, ok? Il 5 di bastoni sono conflitti interni, personali, che quando noi li possiamo proiettare anche all'esterno con delle persone, delle circostanze che gravitano nella nostra vita, ok?
ok? Sono tutti aspetti della personalità che proiettiamo all'esterno sotto forma di amici, circostanze che ci rimandano lo stesso che noi abbiamo all'interno, ok? Se non ci sono persone coinvolte fuori, sono aspetti della personalità che agivano, uno voleva questa relazione, un altro no, un altro aveva paura, un altro no. Vi ho detto che questo risveglio spirituale, anche lui che ha avuto, poteva avergli destato un po' di paura, no? Quando vedi la luce, come abbiamo detto prima, ti spaventi, perché non l'hai mai vista, ok? E ti devi abituare, quindi questi aspetti della personalità sua, sia che ci sono persone fuori che li riflettono questi aspetti, sia che non ci siano, sono aspetti della personalità che lui sta accordando, questo l'abbiamo a sfida, affinché lui prenda le redini di questa situazione che ha già nel cuore, ha già chiaro il coso, perché ha già visto il potenziale della relazione, e realizzi questo desiderio che ha con te, che è il suo massimo desiderio, che è questo 10 di coppe. Ok? Ok, mi dite di cosa parla questo 5 di denari, per favore? Regina di denari. Allora, è caduta la carta. Allora, per molte di voi c'è un matrimonio coinvolto. Molte di voi siete la moglie, ok? Lui ha intenzione di celebrare di nuovo la vita insieme con la famiglia, non ha dubbi. Ora, per chi non è sposato, questa regina di denari parla del fatto che lui ti ha visto come la donna, come colei con cui poter costruire. Affidabile, concreta, la signora della casa, la signora del colei che è stabile nel suo lavoro, nella sua vita, ok? E per cui c'è stato l'abbandono. Ora c'è un pentimento a riguardo e vuole creare questo, appunto, questa famiglia, questa felicità. Adesso, l'altra cosa è che se vi siete conosciuti da poco, uguale, stessa cosa, ok? Lui vede qua, ti vede come un modello, come una guida pragmatica, come una guida da seguire sul piano proprio della materia, ok? Gli aspetti della sua personalità che vanno in dissonanza è la sua sfida da superare e che va a superare. Avete entrambi la nuova visione per cooperare insieme a questo amore incondizionato per il collettivo se siete fiamme. Come esempio proprio. Bravi, bellissimo, ok. Adesso ci vado a mettere con queste, lui nei tuoi confronti. Allora, lui nei tuoi confronti, o lei, per le mie ragazze o i miei ragazzi del cuore rosso, per favore, lui nei tuoi confronti, per favore. Come sta lui nei tuoi confronti? 3 di fiori, audacia, come sta lui nei tuoi confronti? Sì, qua per molti c'è anche una distanza geografica, lui vuole parlarti di qualcosa per risolvere. Aspita. Beh, ragazze, io non chiedo più niente. Questa è una delle carte più belle dei tarocchi dell'indovino. Amore del 5 di quadri, e proprio vuole proporti, questa è la carta del matrimonio felice. Ok? Questo è con audacia, vuole risolvere le cose, anche viaggiare verso di te se c'è stato un allontanamento, qualsiasi cosa, anche questa è una stesa bellissima, ragazze, complimenti comunque tutte e tre, non è che sono diverse. Questa è proprio la chiusura del nuovo tempo, cioè veramente il divino che si incarna in ognuno di noi per manifestare amore puro e incondizionato al di là di tutto. Bello, ragazze mie, bello veramente. Allora io mo a questo punto voglio mettere un attimo, non c'è dubbio rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato, quindi cosa accade tra di voi? Qua si sveglia proprio, vi svegliate entrambi, qua c'è la nascita veramente della famiglia, avete visto pure voi. E la sfida è quella proprio di superare tutto, perché lui è chiaro, vuole trionfare su questo. Adesso voglio andare a metterci questo, quindi a questo punto, aspetta, faccio una confusione con tutte queste carte così, ok, metto qua, così, ok, 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 adesso quindi metto con questo, abbiamo già visto, ma quindi a breve, ricapitolando a breve per favore con questi altri tarocchi, le intenzioni di lui nei tuoi confronti quali sono? Le intenzioni a brevissimo, 3 di bastoni, me lo confermano che c'è una distanza geografica coinvolta. Per chi non c'è la distanza geografica è che si vuole fare piccoli passi verso, ok? Lui nei tuoi confronti, sì, qua c'è programmare in merito a come venire. Lui nei tuoi confronti, 3 di coppe, qua c'è anche un invito a cena. Lui nei tuoi confronti a brevissimo, torre addirittura. Regina di bastoni, a parte lui non vede l'ora di vederti.
c'è una fortissima passione, ragazze mie, una fortissima passione di conquista e di voler andare a rompere il silenzio di qualsiasi natura sia questo silenzio, o comunque a rivelarti qualcosa. È un evento anche improvviso, dopo tanta programmazione che forse non ti aspetti con la torre, che parla proprio di te, tutto in programma di te, invitarti a cena, celebrare la vita insieme. Fatemi capire un attimo adesso con queste carte, mi date una carta sulla torre per favore, di cosa parla la torre? Della privazione. Allora, della privazione con la donna di picche, il fatto che da niente si passa a tutto, ok? Vuole fare esplodere qualcosa, vuole fare uscire qualcosa, anche rispetto a delle cose. Se tu hai saputo qualcosa, ok, rispetto a lui, questo vale per alcune di voi, se tu hai saputo qualcosa rispetto a lui viene a chiarire qualsiasi cosa, va bene? E se c'erano altre donne coinvolte in mezzo o altre situazioni o altre persone di qualsiasi natura, tu sai cos'è perché siamo tantissime. Lui farà giustizia su queste situazioni, o altre persone o altre donne, privazione, giustizia, taglia ciò che non serve. Mi spiego, ecco dove sta la rottura, che non è nei confronti di queste circostanze o di queste altre persone, ok? Di cosa parla questo tre di coppe che vuole fare insieme a te? Quindi quello che vuole fare prima di tutto, se ci sono altre situazioni coinvolte, è tagliare completamente queste situazioni, completamente, e poi venire da te, programmare in merito, ok? Ma già l'ha fatto questa cosa. Questo tre di coppe di cosa parla? Cosa vuole fare? Questa è la carta più bella dell'indovino, ragazze mie. Questo è un asso di quadri, la carta più bella di tutto il mazzo. Grande abbondanza in qualsiasi natura, felicità, matrimonio, famiglia, quello che abbiamo detto qua. E nella misura in cui c'era qualcosa, sappiate che quando esce questa carta è la carta più bella di tutti i tarocchi dell'indovino. Cioè annulla qualsiasi cosa, situazioni, persone, circostanze coinvolte, tutte, ok? Quindi io non chiedo più niente perché mi hanno risposto ampiamente. Adesso io chiedo di te un attimo, sta riprendendo? Sì. Io chiedo adesso di te, dove stanno le carte? Eccole. Ok, adesso chiedo per le mie ragazze o i miei ragazzi. Quindi cosa vi accadrà a breve? Qua ci sarà una rivelazione, qualcosa che è improntato alla famiglia, una nuova visione del rapporto, perché questa persona vuole costruire, è importante. Mi raccomando tu, questo gravame qua, ok? Che riguarda la grande fuga, libera i blocchi, di quello che abbiamo detto prima, va bene? Cioè, libera i blocchi che avevi nella relazione. Il vento cambia direzione in favore di qualcosa di grande, di magnifico, di stupendo, l'abbiamo visto qui. Ok? Adesso, quindi come tu devi, qual è la tua attitudine in funzione di questa liberazione dai blocchi e quindi anche nei suoi confronti, qual è l'attitudine che devi utilizzare? Le mie ragazze, quale attitudine devono utilizzare per il loro massimo bene, il massimo bene della relazione? Eccola. Il vento domato, ragazzi, il vento, guardate poi, madonna mia, il vento cambia direzione, il vento domato salta dentro ai cambiamenti. Non aver paura di fare un passo più lungo della gamba, carta 55, grandi cambiamenti, il vento proprio che ti... segui la direzione del vento, segui dove va il vento e soprattutto ragazze mie, qua vi dovete purificare, qua c'è una purificazione energetica che va fatta col vento domato, c'è la piuma, tutto pieno di piume, la purificazione energetica, questo gravame qua perché lui sta bene o lei, mi spiego? La persona del tuo cuore sta bene, cioè sta bene, ti sta dando un grande insegnamento. Per te il maestro, qua devi purificarti, lui ti sta dando, quando esce questa carta, la carta della purificazione, devi seguire il vento, perché il vento ti purifica, ti dice questa carta. Per toglierti questo gravame, allora io ti suggerisco adesso, se hai un palo santo, ok? Un palo santo si compra anche in erboristeria o su internet, su eBay, su Amazon, il palo santo, ok? Il palo santo tu lo accendi, ok? E ti purifichi, fai con il palo santo come se fosse è un paletto di legno, tu ti fai un'aureola intorno alla testa, ok? Ti fai questa aureola intorno alla testa e poi lo lasci bruciare un pochino per qualche secondo, ok? Dove bruci l'incenso, mi spiego? Fai questa operazione più volte al giorno quando lo senti perché ti stai purificando quando esce questa carta qua, ti devi togliere sto gravame perché qua ci sono delle condizioni bellissime, ok? Mo ti lancio un'altra carta dopo questa purificazione. In questa purificazione come devono agire le mie ragazze? Un'altra carta per le mie ragazze, per favore.
Come devono agire i miei ragazzi oltre a quello che ho detto adesso? Non ci credo, ragazzi. E poi il vento, di nuovo, il vento domato, il vento cambia direzione. Non è che vi voglio dire di imparare a fare windsurf o kitesurf. No. Ragazzi, il vento di nuovo è uscito, non ci credo. Quando stiamo insieme, ragazzi, succedono cose assurde, assurdo, guarda. Vabbè, quando esce questa carta è il segno di cambiamento, ok? Cioè dovete cambiare il modo di fare le cose, perché evidentemente quando esce questa carta ti dice che il vostro modo di fare le cose probabilmente è diventato automatico. Adesso c'è una maggiore chiarezza per fare proprio scelte nuove, ok? Quindi ti dice questa carta, quale che sia il cambiamento in questo momento, ti puoi aspettare di essere capita e di avere una comunicazione chiara con gli altri, perché le tue idee sono valide, il cambiamento richiesto è per il massimo bene di tutti, quindi se sei tu a portarti addosso delle responsabilità, parla chiaro, è tempo di fare il cambiamento, aiutati col palo santo, con una buona meditazione di 10 minuti, perché tutto è pronto, questa relazione è arrivata perché tu sei un maestro e lui te lo sta innescando questa cosa, per lui sei la guida, è bellissimo, ok? E non ci sono dubbi a riguardo, va bene? Quindi ragazze mie, io ecco a questo punto spero di esservi stata utile, mi raccomando siete veramente nella maestria totale, ok? Agitela questa maestria, perché siete voi, la incarnate voi, ok? Manifestatevi, possibili fiamme gemelle, va bene? Con la passione della leggerezza, ok? Lanciatevi il gravame, l'ego, i condizionamenti, mi spiego? Ok. Quindi, ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!